Benvenuti a questo nuovo video relativo alla programmazione del PLC Siemens S7 1200. La domanda è possibile simulare un PLC, il programma che abbiamo creato con TIA Portal, senza essere collegati direttamente al PLC? Certamente, attraverso il software PLC Sim che fa parte del pacchetto della programmazione del PLC stesso. Vediamo come si può creare una PLC simulato e poter quindi lavorare offline. Simulare e testare il programma con il PLC simulato. Simulare una CPU permette di eseguire un progetto di TIA Portal su, come dicevo prima, un hardware simulato invece che su un dispositivo reale, vero e proprio. Il progetto può essere creato con una CPU fisica e simulata e completato poi anche a casa, dove magari non si dispone ovviamente di un PLC, o direttamente si può creare direttamente su una CPU simulata. Il PLC simulato si comporta esattamente come un PLC reale. Come si fa ad avviare la simulazione? Si avvia dal TIA Portal cliccando su il pulsante Avvia simulazione che si trova nella barra degli strumenti. Quando si avvia la simulazione, la finestra ci avvisa che avviando la simulazione si disattivano tutti gli altri dispositivi collegati, cioè in pratica, essendo il PLC simulato, sostituisce il PLC reale, quindi non posso lavorare con quello reale se uso quello simulato e viceversa. Quando il programma è caricato, appare l'interfaccia del PLC virtuale, ma come potete vedere al momento mi dice che non ho nessun progetto, ho semplicemente avviato l'interfaccia. Per completare la simulazione devo creare il progetto. Come faccio a passare dal PLC simulato al progetto? Attraverso questo comando, attraverso questa iconetta che si chiama passa alla vista del progetto. Al momento il simulatore è attivo, ma non può simulare. Si apre quest'altra finestra, che si chiama finestra nuovo progetto, e dobbiamo creare il nostro progetto cliccando sul progetto nuovo progetto, cliccando sul comando, sull'iconetta nuovo progetto. Dopo aver scelto crea nuovo progetto, si apre la finestra come tutti i programmi dove ci chiede il nome, il percorso, la versione, l'autore, commenti e quanto altro. Sarebbe bene dare al progetto lo stesso nome che abbiamo dato al progetto che abbiamo creato con il PLC reale. Quando abbiamo finito di compilare questa parte, clicchiamo su Crea. Bisogna attendere la compilazione e la configurazione del progetto, non si arriva istantaneamente a questa finestra, passa un po' di tempo, dipende dalla velocità del nostro PC. Infine si apre la finestra vista, nella finestra vista progetto si aprirà questo menu del progetto. Come per un PLC reale è necessario creare nel PLC virtuale la tabella delle variabili che abbia gli stessi indirizzi che abbiamo dato nella nostra tabella delle variabili del PLC reale. Come si fa? Si va su tabella sim, si apre, troviamo tabella sim 1, clicchiamo, si apre questa parte della finestra. Se clicchiamo sul inserisci tutte le variabili saranno automaticamente inserite nel nostro progetto. Adesso possiamo salvare il progetto che potremo utilizzare anche successivamente. Per uscire dalla tabella delle variabili, da questa vista tabella e passare al PLC simulato, basta cliccare ovviamente su commuta alla vista compatta o con questo iconetta ritorniamo di nuovo alla posizione precedente. Adesso possiamo notare che troviamo nel nostro PLC simulato la nostra versione del PLC e anche che abbiamo dato il nome al progetto. Come si fa a simulare? Per simulare andiamo sulla tabella delle variabili, clicchiamo con il nostro segno di spunta nel campo bit,
nella casella delle variabili, non appena clicchiamo e non appena mettiamo il segno di spunta, il valore da false diventerà true e automaticamente nel nostro programma la variabile sarà attivata. È come se noi nel PLC fisico avessimo switchato, avessimo ricevuto il comando da un segnale reale. Invece, quindi con questa tecnica possiamo, come dicevamo prima, testare, simulare il nostro programma per cercare fare un debug, per cercare eventuali errori di programmazione e per vedere se il programma che abbiamo realizzato effettivamente esegue tutte le operazioni per cui è stato creato. La simulazione potrà essere salvata e quindi poi visualizzata in futuro. Adesso passiamo invece a vedere direttamente come poter fare la stessa cosa avendo a disposizione il nostro PLC. Ecco, siamo nell'ambiente di programmazione TIA Portal. Ho preparato due semplici segmenti per poter così testare il PLC Sim e poter vedere il suo funzionamento. I segmenti in particolare abbiamo due collegamenti in OR, uno fisico, un ingresso, e l'altro una memoria, che mi attiva, mi setta un'uscita, e l'altro lo stesso, un ingresso di reset fisico dal PLC e uno virtuale da una memoria che resetta. Vediamo come poter vedere la simulazione con il PLC Sim. Andiamo a cliccare sul avvia simulazione. Ci ricorda che avviando la simulazione si disattivano tutte le altre interfacce online, quindi non possiamo più collegarci al PLC fisico. Adesso farà le sue operazioni per la compilazione e caricare il simulatore. Ecco la compilazione della configurazione in corso, ovviamente deve fare una verifica di coerenza. A questo punto clicchiamo su carica nel PLC simulato, aspettiamo che finisca l'opera di caricamento e avviamo tutto fine. Adesso vediamo che il nostro PLC simulato è in modalità run. Per poter accedere alla simulazione dobbiamo passare alla visualizzazione del progetto. Tutte queste operazioni sono abbastanza lunghe, dipende dalla velocità della CPU del PC e dobbiamo armarci di pazienza. Tutto questo lavoro è abbastanza lungo, ci dà il tempo anche di andare a bere un caffè e tornare, è una parte interessante nella programmazione che ci permette di rilassarci, fare un po' di altre cose, poi tornare e forse ancora deve finire. Sembra che abbia finito, ma non è così, sta ancora lavorando. Vado a cliccare su tabelle sim e riparte
la ricerca dell'interfaccia, come possiamo vedere dall'avanzamento progressivo della barra. Finestra. A questo punto possiamo continuare il nostro lavoro andando a cliccare nella cartella tabelle sim e cliccare tabella sim1. Qui è dove dobbiamo inserire tutte le stesse variabili che abbiamo inserito nel nostro programma sul PLC. Possiamo farlo attraverso, non possiamo, dobbiamo farlo attraverso questo comando carica variabili del progetto. Ecco che mi va a caricare tutto ciò che avevo dichiarato come variabile nel progetto, me le trovo anche da questa parte. Per poter, adesso possiamo cominciare il nostro lavoro di simulazione per cercare qualche bug, per vedere se il nostro programma lavora così come lo avevamo progettato. Mi sposto un attimo la finestra, vado ad agire sul controllo on-off in modo da vedere gli stati delle variabili se sono on-off. Ecco, adesso siamo abilitati alla visione. Vado a riprendere il mio PLC sim. Posso agire sul set dell'uscita o dalla memoria oppure dall'ingresso fisico. Adesso non sono collegato a nessun PLC, quindi sarebbe impossibile azionare questo ingresso perché non sono collegato col PLC. Potrei azionare questo, ma non è il caso del PLC sim. Non permette di simulare o di forzare gli ingressi delle memorie, ma solo gli ingressi fisici. Riesce a forzare, cioè riesce a forzare a dare il segnale anche se non è collegato con il nostro PLC fisico. Vediamo infatti che su memoria 0.0, che la trovo qui, adesso mi dice che tutti i valori del controllo sono falsi. Allora, è meglio vedere prima il set. Voglio attivare questa, quindi vado su set, vedo che è falsa, vado sul bit, sulla casella vado a selezionarla, vedete che diventa true e automaticamente nel programma mi fa vedere che l'ingresso di 0.0 è stato settato e la mia uscita è attiva e quindi la mia uscita Q0.0 è true. Se vado a disabilitare la casella, è stata immediatamente disattivata la variabile, è stata switchata in off, mentre naturalmente la mia uscita Q0.0 è ancora attiva, posso vederla anche qua. Per disattivare la Q0.0 vado su I0.1, vedete che è diventata true, qui è diventata true, la mia uscita Q0.0 è resettata e ovviamente la mia uscita Q0.0 è stata resettata, è tutto false. Se voglio riportare il mio reset allo stato iniziale, normalmente aperto, vado a cliccargli. Cosa possiamo dire? Possiamo vedere se il discorso delle memorie è vero. Voglio forzare la memoria 0.0, vado qui, vado qua, vedete che non è possibile, questa caratteristica non è abilitata, non posso modificare, non posso forzare né una memoria né l'altra, ma semplicemente questi gli ingressi fisici. Bene,
Un'altra cosa che avevamo detto nella parte iniziale è quella di ritornare da questa visualizzazione alla visualizzazione vista compatta. Eccolo qua, e ritorno alla vista compatta. La differenza tra il primo vista compatta che avevamo visto e questo adesso, che mentre prima c'era scritto nessun progetto, adesso il progetto si chiama tabella di forzamento. Bene, abbiamo concluso con questo video. Vi ringrazio per la visione, spero che sia stato di vostro gradimento. Alcune parti sono state volontariamente tagliate, almeno quelle ai tempi morti, perché altrimenti il video sarebbe stato lungo, quindi dico ancora siate pazienti quando proverete, se lo proverete, questo esercizio, perché vedrete che impiegherete più tempo che non quello che è trascorso nel video, proprio perché i tempi tra un passaggio e l'altro sono lunghi. Se vi è piaciuto il video mettete un like, un mi piace, se volete iscrivervi al mio canale fatelo pure, dove potrete trovare molto altro. Grazie per la visione e alla prossima.